Fin da piccola ho sognato di avere una casa tutta mia. La casa dei miei sogni era questa, di avere piano terra, cammino in casa e cantina sotto casa e anche una grande aiola con un bel giardino. Oggi sto realizzando il mio sogno, quello di creare una bella aiola e un bel giardino a casa mia. Ho fatto un progetto e oggi condivido con voi. Per la prima cosa abbiamo iniziato a fare le forme di questa aiola, ma non mi piaceva il risultato. Dopo ho deciso comunque di disegnarlo prima sul foglio. Ho visto l'erba che è molto messa male, è bruciata dal sole e non cresce bene. Ho fatto questo, dall'inizio mi sono preparata tutto quello che mi serviva. Ho detto questo, prima mi do un po' di concime all'erba mentre facciamo i lavori, così anche la mia erba si riprende un po'. Quando sarà pronto il lavoro sarà bella cresciuta, anche la mia erba è molto più bella. Abbiamo deciso di mettere anche dei lampioni con la luce calda nel giardino, per cui abbiamo preso tutto quello che serviva. Con l'aiuto di mio figlio che studia geometra mi ha aiutato di fare questo progetto ancora più originale. Quando ho fatto questo progetto ho pensato a tante cose, ad esempio ho dietro di me la siepe che è tutta verde, vedete dove c'è la siepe? Per cui dovevo stare anche attenta a che tipo di piantine scegliere, giusto che si veda molto più bello e che risalta ancora di più il colore e tutto. Ho recuperato alcuni piantini che avevo in questo angolo di giardino, anche perché questa piccola aiola non aveva un senso qua. Sono stata a scegliere i sassi che mi piacevano di più, me l'hanno portato a casa e adesso iniziamo a preparare il nostro giardino. Tolgo un po' di erba vicino alla mureta perché ho intenzione di riempire questa mureta con dei sassi. Il secondo giorno mi sono accorta che non avevo neanche una cazzola da lavorare, mio marito li aveva presi a lavoro. Ho fatto questo, sono andata a una ferramenta, ho visto anche la pistola per stucco, per stuccare i sassi, costava più di 27 euro. Per cui ho scelto un sac à poche con 1 euro. Dopo facciamo il stucco con questo sac à poche.
Ero molto impaziente di finire questo lavoro. Mio marito in quei giorni era molto impegnato per il lavoro, per cui ho iniziato a fare da sola. Mi sono preparata la cola e iniziamo a mettere questi sassi. Dall'inizio mi sembrava un po' difficile, però dopo, man mano che vai avanti con il lavoro, capisci anche da sola più o meno il pezzo dove va. Mi erano finiti i divisori che tieni il sasso non separato uno dall'altro. Poi avevo qua una scatola della pizza e mi sono aiutata con i pezzi di cartone. Ho portato indietro finalmente lo stucco perché non mi piaceva il colore, era molto chiaro e volevo un stucco leggermente più scuro del sasso, in questo modo il sasso si vede molto più bello. Abbiamo anche deciso di mettere più lampioni nel giardino e qua come vedete c'è il buco dove passa i fili. Come potete vedere anche con il sacco a poche in un modo molto più economico e stucchiamo bene questi sassi.
Ecco, questo è stato il lavoro più fastidioso, di pulire le fughe. Mi è arrivato anche un camioncino pieno con la terra buona per riempire l'aiola. Ho lasciato la terra nell'aiola per 5 giorni che si assesta. Preparo questo angolo per mettere un gazebo e con un set da giardino. Ho scelto un colore molto delicato, un beige neutro, in questo modo anche non condiziona tutto quello che ho fuori nel giardino. Sono andata veloce, ho preso questo albero, è bello alto, mi piace molto. Ho pensato di impiantarlo all'angolo dove c'è il gazebo, così diamo anche un po' di più colore. In più rimanerà bello anche d'inverno. Per realizzare un giardino così sicuramente c'è anche un investimento da fare, ci sono le spese da affrontare, ma per fortuna questo video in collaborazione con Banggood e Avamay. Mi hanno mandato un set da pranzo per giardino favoloso. Ho scelto il modello molto elegante e moderno. Il tavolo è in rattan, la struttura è in acciaio, legno massello di acacia rendono il tavolo robusto e stabile. È molto largo, a 2 metri per 1 metro. Adesso se non mi sbaglio vi lascerò comunque il link nella descrizione. Vi lascerò anche un codice sconto nella descrizione. Guardate, quando mi hanno mandato questo tavolo l'hanno mandato al prezzo pieno e anche le sedie. E dopo ho fatto tardi con questo video perché ho da più di 1 mese questo set a casa mia, ho fatto tardi con questo video e adesso per la vostra fortuna ci sono tanti sconti sul loro sito, potete trovare i set, quello che fa più per voi. Vi assicuro che nessun sito su questi set da giardino li ha un prezzo così vantaggioso, per cui cosa avete bisogno approfittate. Con questo gazebo ho voluto creare un'atmosfera molto più accogliente. È già bello così, però comunque ho voluto fare qualcosa di più creativo. Ho deciso di mettere un lampadario qua in mezzo, di notte si vede molto bello. Ho preso questa cesta giusto per un po' di creatività nostra. In più sarà sicuramente anche molto più economico. Ho tagliato le maniglie da questa cesta e l'ho fatta diventare un lampadario. Ma come sempre il bello lo vedrete alla fine.
fatto in modo di organizzarmi così. Volevo che questa aiola sia bella sia di estate che dell'inverno, per cui ho scelto degli cespugli di alberelli che rimangono sempre verdi e ho preferito anche di mettere qualche pianta, questa di stagione, che fa una bella fioritura. In questo modo che quando la fioritura in autunno non ci sarà più, allora rimangono comunque questi cespuglietti belli, verdi. Prima di impiantarli direttamente con il vaso, li ho posizionati così sulla aiola, giusto per capire più o meno come posizionarli, come stanno bene. In questo angolo ho messo le ortensie. Ho messo un po' di terra acida, così crescono meglio, perché se non mettiamo la terra acida avevo letto che tipo non diventano colorati ma rimangono bianchi o verdi. Mi sono arrivati altri 2 archi, questi per i fiori che li avevo impiantato anche l'altra volta. Ho deciso che con l'angolo là lo riempirò tutto con le rose. Guardavo la mia aiola e vedevo che c'è qualcosa che manca e ho preferito di riempirla tutta con la corteccia di pino. Secondo me ha un effetto molto più bello e anche ho pensato che quando la corteccia si riempie con l'acqua, penso che anche il terreno sotto rimarrà sempre più protetto e più che altro magari più umido a lungo.
Adesso creiamo anche una bella atmosfera. L'estate vuol dire anche aperitivo, cene, pranzi fuori e chi se no una bella candela ci può aiutare a creare un'atmosfera magica. Anche questa volta voglio abbellire il mio tavolo e creare una bella atmosfera con le candele di Ava May. Le candele non scaldano l'ambiente e non facciamoci problemi, accendiamo queste candele anche d'estate. In questo modo riusciamo a fare un ambiente molto più caloroso, molto più accogliente. Sul loro sito trovate veramente tantissime candele in base ai vostri gusti, più freschi, più dolci. E con il codice sconto EricaGo ottenerete 50% più un mini candela a vostra scelta, senza un minimo di spesa. Valido per 2 settimane. Sono stata attenta a ogni piccolo dettaglio, ho voluto creare questo giardino molto pratico, comodo, bello, che sia bello sia di giorno sia di notte sia con la pioggia. A proposito, i cuscini dalle sedie li possiamo togliere e lavare. Grazie a te che mi guardi riesco a realizzare tanti dei miei sogni e in cambio provo sempre a dare il massimo. Se questo video ti è piaciuto, sostienimi con un commento, con un mi piace e noi ci vediamo presto. Ciao ciao! An ocean, a cave, a dream that